We can fight. We can fight. We can fight. Quando Sergio Leone venne a casa mia per chiedermi di fare la musica di Un pugno di dollari, io già avevo scritto le musiche di 2 film western italiani. Uno, le pistole non discutono, e l'altro, il duello nel Texas. Uno era di Mario Cagliano, l'altro di un regista spagnolo, Riccardo Blasco. Evidentemente le musiche gli erano piaciute e quindi è venuto a casa mia a chiedermi di scrivere quelle del Pugno di Dollari. Ci intendemmo subito, io lo riconobbi perché avevamo fatto le scuole elementari assieme, la terza elementare soltanto, e quindi facevo subito una bella amicizia. Lui mi portò, dopo qualche giorno, a vedere il film di Kurosawa, un film che aveva a che fare con la lotta della scimitarra contro la pistola, che è la lotta perduta, insomma. L'ultimo samurai, forse, era il samurai, il titolo me lo ricordo. Era un film che aveva anche una certa ironia in qualche maniera, non solo questa drammaticità. Lui voleva ricreare nel Pugno di Dollari questa drammaticità e questa ironia. L'ironia era comunque sottintesa. Andammo in Moviola a vedere il film era già montato da Roberto Cinquini, e Roberto Cinquini, nella scena decisiva del film, che è la finale, dove Clint indossa una corazza di metallo per non farsi uccidere da Volonté. Lui aveva montato, dal film Un dollaro d'onore, aveva montato la musica del Degheio. Questa musica del Degheio, secondo Roberto Cinquini, doveva rimanere perché ci stava benissimo. Io ho detto Sergio, guarda, se rimane questa musica io non faccio il film. Tu non puoi impedire a me che nella scena più importante del film io mi metta da parte. Quindi io non faccio il film e buonanotte, non c'è niente di grave. Dice, allora guarda, allora fammi una cosa simile al Degheio. E io non ho fatto una cosa simile al Degheio. Io presi una vecchia mia canzone che scrissi per i drammi marini di Eugene O'Neill per la televisione. Questa canzone era una ninna nanna che una contralto di colore cantava a poppa della nave, e quindi qualche anno prima questo pezzo era stato scritto, quindi non avevo certamente l'influenza del Degheio e quindi non mi piaceva sopportare queste cose, già allora che ero all'inizio. Quindi arrivavamo alla registrazione e Sergio già ci urtava per un'altra cosa, perché lui voleva Nino il Rosso a suonare la tromba, e invece io, Nino il Rosso era già famoso e non era disponibile. Non è che non voleva, non c'era proprio sulla piazza. E quindi io proposi la Cerenza, che sapevo che poteva farlo molto bene. Michele La Cerenza, uno che aveva studiato tromba con me al conservatorio, nella stessa classe, e quindi poteva farlo benissimo. Sapevo benissimo che suonava, era molto duttile, e quindi fu chiamato da Leone e da me e accettato da Leone. Ho torto collo, proprio non molto volentieri. Tant'è vero che Leone fece capire alla Cerenza che non lo voleva. E la Cerenza, incitato da me, suonò in maniera, diciamo, dovrei dire anche eroica,
perché sapere che il regista non ti vuole e dover suonare un pezzo così importante per il film non è una cosa semplice. Lui suonò, le indicazioni che gli demmo, sia Leone che io, è quello di imitare l'esecuzione della tromba che suonava il Degheio. Quindi lui fece una bellissima esecuzione e mi ricordo benissimo che mentre suonava piangeva. Ecco, forse la carica che lui ha dato a questo pezzo viene anche dall'emozione e dalla forza che lui ci metteva. Suonò proprio come una persona addolorata e offesa. Leone alla fine fu contento, però per il pezzo principale, secondo me, non era quello, era l'altro, quello che col fischio, quello che abbiamo intitolato Titoli, mentre invece questo qua era intitolato Un pugno di dollari, quello di Trobba. La mia conoscenza della musica dei film americani, io ne avevo visti alcuni di western americani, ma non ero uno spettatore che vedeva questi film in maniera critica, cioè che ascoltavo la musica, non me ne importava proprio niente ascoltare la musica, la ascoltavo, mi arrivava alle orecchie, forse non nemmeno al cervello, e quindi non conoscevo bene la musica di quel periodo dei western americani. Quindi forse per questo io scrissi una musica che era completamente diversa. Effettivamente l'avrei fatta anche per un film cinese, forse con la stessa maniera. Mi interessava il fatto umano e la storia che poteva essere con i costumi e con la collocazione in un altro paese, forse sarebbe stata uguale la stessa la musica. Forse sì, forse no. Certo che quella chitarra denuncia un po' la provenienza country, insomma, quindi c'è questa cosa e anche l'assunzione di una cordalità molto semplice come gli esecutori di chitarra fanno sempre, i cantautori che suonavano la chitarra fanno sempre un'armonizzazione di una semplicità disarmante che però funziona. Gli esecutori con la chitarra di questo film, per la chitarra è stato Damario, Bruno Battisti Damario, un grande chitarrista, e per il fischio fu Alessandro Alessandroni. Insomma, la colonna sonora riuscì, ebbi ancora dei dubbi su certe cose di coro dove fece delle correzioni più tardi. Il film uscì e andò come andò. Dopo un anno io mi accorsi che il film era ancora, io e anche Sergio, ci accorgemmo che il film era ancora in prima visione al Quirinale. Andammo a Via Nazionale al cinema Quirinale a rivederlo e vedere perché questo miracolo era accaduto. Quando uscimmo dal cinema, dall'uscita laterale, rimanemmo molto sconvolti perché trovammo il film insomma, non un film buono, un film debole.
Sergio diceva che era brutto e io dissi, con lui dissi che era brutto, però il successo era scoppiato. È come quando uno ha una bomba a mano e non sa che è una bomba a mano, però questa scoppia e quindi va avanti la cosa. Sei morto. Lascia libero il vecchio. Il grande progresso di Leone sul secondo film, che io dico sempre, spesso, che rispetto al primo è come se fosse Eschilo, con invece una commediola così molto semplice, il progresso fu grandissimo e devo dire in maniera veramente grande, esponenziale, gli altri, per cui il quale Buono, il brutto e il cattivo, c'era Volta al West, Giù la testa e poi c'era Volta in America. Veramente il suo progresso è stato grandissimo, è stato quasi incredibile e devo dire anche il mio. Durante la lavorazione del film mi fu chiesto di assumere uno pseudonimo. Perché lo pseudonimo? Questa era una richiesta della produzione che chiese anche a Leone di cambiarsi il nome e lui mise la traduzione americana, inglese del nome del padre, Bob Robinson, Robertson. Anche anche a Volonté fu cambiato il nome e anch'io decisi di mettermi uno pseudonimo. Ero indeciso su Leo Nichols o Dan Savio, poi decisi per Dan Savio. Perché Dan Savio? Mia moglie è amica di una signora che si chiamava Dan Savio di cognome, mi disse di metterci Dan Savio e io mi disse Dan Savio. Questa è tutta una cosa poco interessante, ma visto che vi piace che lo dica, l'ho detto. Dan Savio. We can fight.